Ok, eccoci pronti ad approfondire ulteriormente la saga che ha scosso il mondo dei social media e non solo. Come promesso, scaveremo più a fondo nella disputa tra Neslihan e Greta, analizzando ogni sfaccettatura, ogni dettaglio, ogni sussurro che si è levato intorno a questa controversia che ha diviso l'opinione pubblica. Ricapitolando velocemente, ci troviamo di fronte a un conflitto apparentemente inaspettato. Da un lato, Neslihan, l'attrice turca all'apice del successo, simbolo di glamour e lusso. Dall'altro, Greta Thunberg, l'attivista svedese, icona della lotta per il clima e voce delle nuove generazioni. Il casus belli? L'uso di jet privati da parte di Neslihan, criticato, seppur indirettamente, da Greta, e le successive conseguenze che hanno portato a una vera e propria tempesta mediatica. Ma andiamo con ordine, sviscerando ogni aspetto di questa complessa vicenda. Asterisco le radici del conflitto. Un mondo diviso tra lusso e sostenibilità asterisco. Per comprendere appieno la portata di questo scontro, è necessario analizzare il contesto in cui si sviluppa. Viviamo in un'epoca caratterizzata da una crescente consapevolezza ambientale, in cui sempre più persone si interrogano sull'impatto delle proprie azioni sul pianeta. Allo stesso tempo, la cultura del lusso e del consumismo sfrenato continua a prosperare, alimentata dai social media e dall'immagine idealizzata di una vita senza limiti. In questo scenario contrastante, i personaggi pubblici si trovano a dover navigare in acque agitate. Da un lato, sono chiamati a dare il buon esempio, adottando comportamenti virtuosi dal punto di vista ambientale. Dall'altro, sono spesso vincolati a uno stile di vita che mal si concilia con la sostenibilità. Neslihan, in quanto attrice di successo, incarna perfettamente questa contraddizione. La sua carriera la porta a viaggiare frequentemente, a partecipare a eventi esclusivi e a promuovere marchi di lusso. Tutto ciò implica un elevato impatto ambientale, che si traduce in emissioni di carbonio, consumo di risorse e produzione di rifiuti. Greta, al contrario, rappresenta l'antitesi di questo stile di vita. La sua semplicità, il suo rigore morale e il suo impegno disinteressato per il clima la rendono un simbolo di speranza per milioni di persone. La sua voce si leva alta e chiara per denunciare le ingiustizie ambientali e per chiedere un cambiamento radicale nel nostro modo di vivere. Asterisco il tweet incriminato. Una critica velata ma efficace asterisco. Il punto di partenza di questa vicenda è, come anticipato, un tweet di Greta. Un tweet che, pur non citando esplicitamente Neslihan, è stato interpretato come un attacco diretto all'attrice. In questo messaggio, l'attivista svedese condannava l'uso eccessivo di jet privati da parte di personaggi pubblici, definendolo un schiaffo alla faccia di chi si impegna quotidianamente per ridurre la propria impronta ecologica. La potenza di questo tweet risiede nella sua capacità di evocare un senso di ingiustizia e di frustrazione. Greta, con le sue poche parole, è riuscita a toccare un nervo scoperto, mettendo in discussione la coerenza tra le parole e i fatti di coloro che si dichiarano a favore dell'ambiente, ma che poi continuano a comportarsi in modo insostenibile. Il tweet ha rapidamente fatto il giro del web, generando un'ondata di reazioni contrastanti. Da un lato, molti hanno applaudito il coraggio di Greta nel denunciare le ipocrisie del mondo dello spettacolo. Dall'altro, alcuni hanno criticato l'attivista per la sua presunta intransigenza e per la sua mancanza di comprensione nei confronti delle esigenze di chi lavora nel settore dell'intrattenimento. Asterisco la risposta di Neslihan. Una difesa articolata ma incompleta asterisco. Di fronte all'ondata di critiche, Neslihan ha deciso di rispondere con un lungo post su Instagram. In questo messaggio, l'attrice si difendeva dalle accuse, affermando di essere consapevole dell'impatto ambientale dei suoi viaggi, ma di compensare le emissioni di carbonio attraverso donazioni a organizzazioni ambientaliste. Inoltre, ha aggiunto che il suo lavoro la costringe a spostarsi frequentemente e che il jet privato rappresenta spesso la soluzione più efficiente in termini di tempo. La risposta di Neslihan è stata accolta con sentimenti contrastanti. Alcuni hanno apprezzato la sua sincerità e la sua volontà di ammettere le proprie responsabilità. Altri, invece, hanno contestato la sua argomentazione, sottolineando come la compensazione delle emissioni di carbonio sia spesso una pratica insufficiente e che un vero impegno per l'ambiente dovrebbe tradursi in un cambiamento concreto delle proprie abitudini. Inoltre, molti hanno criticato la scelta di Neslihan di promuovere marchi di moda fast fashion,
un settore noto per il suo elevato impatto ambientale e per le sue condizioni di lavoro spesso discutibili. Questa incoerenza tra le parole e i fatti ha alimentato ulteriormente la polemica, mettendo in discussione la credibilità dell'attrice come paladina dell'ambiente. Asterisco la guerra tra fandom, un clima avvelenato dai social media asterisco. La disputa tra Neslihan e Greta ha inevitabilmente coinvolto i rispettivi fan, dando vita a una vera e propria guerra tra fandom. I sostenitori di Neslihan hanno iniziato a criticare apertamente Greta sui social media, accusandola di essere invidiosa del successo dell'attrice e di volerla attaccare solo per farsi pubblicità. I sostenitori di Greta, d'altra parte, hanno difeso l'attivista a spada tratta, sottolineando come il suo impegno per l'ambiente sia sincero e disinteressato. Questo scontro virtuale ha creato un clima rovente, alimentato da accuse reciproche, insulti e difese a oltranza. Ai social media, in questo contesto, hanno amplificato le emozioni e le polarizzazioni, rendendo difficile un confronto costruttivo e un dialogo aperto. La guerra tra fandom ha anche messo in luce un problema più ampio, la tendenza a difendere a spada tratta i propri idoli, anche quando questi si comportano in modo discutibile. Questo atteggiamento impedisce una riflessione critica e un'analisi oggettiva dei fatti, alimentando un clima di intolleranza e di ostilità. Asterisco le ipotesi dietro la polemica, strategia di marketing o sincero disaccordo, asterisco. Come spesso accade in questi casi, sono emerse diverse ipotesi sulle vere motivazioni dietro la polemica tra Neslihan e Greta. Alcuni esperti di comunicazione hanno ipotizzato che la disputa sia stata in qualche modo orchestrata per aumentare la visibilità di entrambe le figure. Questa teoria si basa sull'idea che l'attenzione mediatica sia diventata una merce preziosa nell'era dei social media. Una polemica ben orchestrata può generare un'enorme quantità di visibilità, attirando l'attenzione di nuovi follower, aumentando il traffico sui propri canali e, in definitiva, incrementando il proprio valore commerciale. Tuttavia, è anche possibile che la disputa tra Neslihan e Greta sia frutto di un sincero disaccordo. Le due figure rappresentano due mondi diversi, con valori e priorità contrastanti. È quindi plausibile che il loro scontro sia nato da una reale divergenza di opinioni e da una diversa interpretazione della responsabilità ambientale dei personaggi pubblici. Asterisco le conseguenze della disputa. Un dibattito necessario sulla responsabilità ambientale asterisco. Indipendentemente dalle vere motivazioni dietro la polemica. È innegabile che la disputa tra Neslihan e Greta abbia sollevato un tema importante e abbia stimolato un dibattito necessario sulla responsabilità ambientale dei personaggi pubblici. La vicenda ha messo in luce la difficoltà di conciliare il lusso, il successo e la sostenibilità. Ha evidenziato come i personaggi pubblici siano chiamati a dare il buon esempio, adottando comportamenti virtuosi dal punto di vista ambientale. Ha sottolineato la necessità di un cambiamento radicale nel nostro modo di vivere, che si traduca in una riduzione delle emissioni di carbonio, in un consumo più consapevole delle risorse e in una maggiore attenzione alle condizioni di lavoro nei settori ad alto impatto ambientale. La disputa tra Neslihan e Greta ha anche portato alla ribalta il tema della compensazione delle emissioni di carbonio. Molti hanno messo in discussione l'efficacia di questa pratica, sottolineando come essa non sia sufficiente a compensare l'impatto ambientale di uno stile di vita insostenibile. In definitiva, la vicenda ha generato una maggiore consapevolezza ambientale e ha spinto molte persone a interrogarsi sul proprio ruolo nella lotta contro il cambiamento climatico. Asterisco guardando al futuro. Un'opportunità per un cambiamento reale, asterisco. La disputa tra Neslihan e Greta rappresenta un punto di svolta? Sarà in grado di generare un cambiamento reale nel comportamento dei personaggi pubblici e nella consapevolezza ambientale della società? La risposta a queste domande è complessa e incerta. Molto dipenderà dalla capacità di Neslihan e Greta di trasformare la polemica in un'opportunità per un dialogo costruttivo e per un impegno concreto a favore dell'ambiente. Se Neslihan decidesse di rivedere il proprio stile di vita, riducendo l'uso di jet privati, scegliendo marchi di moda sostenibili e promuovendo iniziative a favore dell'ambiente, potrebbe trasformare la sua immagine e diventare un esempio positivo per i suoi follower. Se Greta decidesse di adottare un approccio più inclusivo e meno giudicante, potrebbe allargare la sua base di sostenitori e coinvolgere un pubblico più ampio nella lotta contro il cambiamento climatico.
In ogni caso, la disputa tra Neslihan e Greta ha segnato un momento importante nella storia della consapevolezza ambientale. Ha sollevato un tema cruciale e ha stimolato un dibattito necessario. Ora spetta a noi, come individui e come società, raccogliere questa sfida e impegnarci a costruire un futuro più sostenibile per tutti.